Ciao Andy, benvenuto a questa intervista per i 20 anni della Trackstorm. Ti chiedo, sei uno fra gli artisti più giovani del panorama hardcore, ma nonostante ciò hai un enorme seguito. Come ti senti? Ciao Wally, mi sento molto bene perché vedo i frutti del lavoro che faccio da sempre con passione, perché alla fine questa musica è solo passione, è soprattutto passione, e li vedo nella gente andando a suonare, la soddisfazione che hai nel vederli comunque sempre di sotto, e sempre di più, perché ovviamente aumentano le persone che ti vogliono seguire, e quindi comunque sono soddisfazioni, è la più grande soddisfazione che ti dà questa musica insieme a tante altre cose, e quindi diciamo che me la godo, sono contento. Ecco, hai parlato di soddisfazioni, ma sicuramente è una vita molto stressante, viaggi, studio, vita privata. Ci racconti qualche aneddoto particolare che ti è capitato e come hai fatto a superarlo? Aneddoti, nei viaggi te ne succedono veramente di ogni, perché vabbè, se prendi un volo praticamente a settimana, può succederti qualsiasi cosa. Secondo me l'aneddoto da DJ più divertente, che possono confermare in tanti, sono i driver che ti ritrovi. Cioè, a volte ti mettono nella macchina con una persona e questa persona dovrà farsi 180 km e portarti in aeroporto, te la guardi e dici ci arrivo stavolta. Però alla fine è un po' il bello di questo gioco qua, perché vivi tante cose con tante persone, conosci tante persone e secondo me un po' ti cambia, nel senso che anche se hai un carattere comunque estroverso, il fatto di essere comunque sempre a contatto con tanta gente non puoi chiuderti in te stesso, cioè devi un po' essere easy, perché sennò cioè, non riesci più a comunicare. Ma aneddoti sinceramente divertentissimi, oddio, quando siamo stati in Australia è stato molto bello, più che altro perché io pensavo che questi parlassero un inglese all'americana e invece parlavano un inglese all'inglese e non capivo niente, proprio un cazzo di quello che dicevano. E quindi ti trovi come quando suono negli UK alle risposte e tu ok, yeah, of course, ma non hai idea di cosa dicono, e quindi niente, sono scene divertenti come queste. Però aneddoti proprio da dire incredibili sinceramente non me ne sono mai capitati gravissimi, diciamo. Le tue tracce hanno una caratteristica: velocità, cattiveria, rabbia, brutali, e prendono spunto molte volte da suoni di generi come l'heavy metal, il rock, drum and bass. Ci spieghi da dove viene questo stile? Allora, io ho sempre ascoltato tutti i generi musicali che non erano commerciali, quindi appunto è metal, heavy metal, thrash metal, e ascoltavo di conseguenza musica elettronica non commerciale. Secondo me il mischiarsi di queste cose ha portato poi negli ultimi anni a questo tipo di suoni, cioè proprio a questa musica che facciamo noi, che poi adesso l'abbiamo definita up tempo, ma a me dà fastidio delle etichette. Comunque questo genere di hardcore estremamente violenta, che è tornata, magari c'era anche prima. E sì, secondo me è un mix di queste cose, una somma di tutti questi generi. Io ho sempre ascoltato anche techno, hardstyle, early hardstyle, quella chiamiamola come volete, hardcore, e però non ho mai smesso anche di ascoltare heavy metal, rock, tutto quello che era violento e non convenzionale. Secondo me la somma di queste cose ha portato a quello che la musica faccio oggi. Beh, la musica che fai oggi ti ha portato a un determinato livello. Sei entrato da poco in Trackstorm. Ci racconti com'è nato il tuo rapporto con questa etichetta? Io avevo già buoni rapporti con Tetta, perché comunque alle serate in cui suonavo in Florida avevo già un buon rapporto con loro, e sinceramente con tutti gli artisti che erano già in Trackstorm, Cristian Nardelli, Sick Squad, Jacopo Samo, con tutti, Panic System, eccetera. Il contatto reale è stato con il remix di Rewind, che mi è stato chiesto da Filippo. Mi aveva chiesto l'estate scorsa, sì. Mi aveva chiesto se mi andava di remixare Rewind, di fare un remix cazzuto di Rewind. Gli ho detto assolutamente sì. E da lì abbiamo iniziato, poi ho iniziato a venire in Sonic per fare mixdown, master, eccetera. Ho iniziato a parlare con Max. E da lì a pochi mesi è iniziato a prendere forma l'idea brutale, che è quello che stiamo vivendo oggi. E quindi ci ho riflettuto molto, perché comunque entrare qui comporta tante cose, perché è un orgoglio, lavorativamente parlando, estremo, però è anche una serie di impegni importanti, perché non è, qui si lavora veramente, cioè è l'azienda leader nel settore, quindi si lavora, e quindi io ci ho riflettuto tanto, però è la scelta artisticamente ad oggi la più importante che ho fatto, e senza dubbio quella che mi sta dando più soddisfazioni, soprattutto perché le persone che sono qua dentro ti fanno sentire a tuo agio. Sono tutti, alla fine siamo tutti
ti fa sentire tutti allo stesso livello, nonostante comunque tu non sei a livello di altre persone senza dubbio, però è un bell'ambiente, si sta bene. C'è qualche traccia in particolare che racconti qualche storia della tua vita, anche privata? Nell'hardcore, per quanto riguarda la vita privata, io posso parlare delle emozioni, perché secondo me molte persone della mia classe, io sono dell'89, hanno vissuto un certo periodo di anni in cui c'era un certo tipo di hardcore, e per quanto io faccio la musica di oggi, molti si diranno vabbè, ma cosa ascoltavi prima? Ascoltavi solo roba violenta? Invece secondo me no, cioè nel senso, non ascoltavo roba violenta, ascoltavo l'hardcore che c'era nel 2006, 2007, 2008. Per me già all'epoca quello che usciva da Trackstorm era, secondo me, una musica più di qualità nell'hardcore, quella che mi dà più emozioni, cioè io ti dico Welcome Down di Mad Dog, per me anche oggi è la pelle d'oca. Non so, Disposal of Other Power di Trackstorm Against the Light, cioè ogni volta che la sento sono tutte tracce che mi ricordano quei momenti, e quindi una traccia in particolare no, però tutte quelle di quegli anni mi riportano lì e sono comunque un'emozione, cioè per quanto oggi le emozioni che mi danno il mio pubblico me le dà con la musica che faccio adesso, e la musica che faccio adesso mi dà tante emozioni, però quelle sono emozioni, sono ricordi, e quindi le vivi in una maniera un po' diversa. Max, The Standard Guys, ci spieghi cosa ti lega a lui oltre al rapporto lavorativo? Beh, Max, io ho sempre avuto un rapporto inizialmente, anche prima di entrare qui, molto formale, ma perché secondo me il ruolo che ha qua dentro lo porta a essere un po' magari distaccato sia anche dagli artisti, non solo dalle persone in generale, quindi non potevo dare un giudizio su che tipo di persona era, però conoscendolo è una persona che in questa cosa ci crede a livelli inverosimili, se no non sarebbe qua oggi, non saremmo tutti noi dove siamo qua oggi, senza dubbio grazie anche a lui, soprattutto a lui. È una persona che cerca di tirarti fuori il meglio, se lui in te vede qualcosa fa di tutto per tirartelo fuori. Io sono molto contento perché secondo me lui in me vede tanto e ci crede parecchio, e quindi ogni confronto che abbiamo è sempre comunque costruttivo, perché un conto è essere a casa, tu fare la tua musica con le tue idee, un conto comunque confrontarsi con chi questa musica fa da 20 anni, e comunque un consiglio che non è cambia questo o questa cosa non mi piace, è proprio puoi fare anche questo, aiuta tanto. E quindi il rapporto con lui per me è un bel rapporto lavorativamente parlando, perché è una persona secondo me principalmente molto onesta, e l'onestà comunque in questo lavoro qua è importante molto. Raccontaci, anche se sei in Trackstorm da poco, magari qualche aneddoto, qualcosa di particolare che è successa in qualche evento con i tuoi colleghi o... Mi viene da ridere perché no, mi viene da ridere perché c'è stato l'Hardcore Italia in Svizzera l'anno scorso, non mi ricordo assolutamente la data, però era penso ottobre-novembre, e io ho firmato a ottobre. Beh, c'è stata anche una serie di cose perché la mia entrata qui è stata un po' difficoltosa, perché ho dovuto lasciare l'altra mia agenzia, quindi ogni volta ci sono un po' di problemi in queste cose, quindi diciamo che l'ufficialità di questa cosa è stata in quel periodo, e c'era questo famoso Hardcore Italia in Svizzera dove c'eravamo tutti Hardcore Italia, praticamente tutti, e quindi supportato dal buon Jacopo Sick Squad e Samuele bisognava iniziare Andy Decor all'Hardcore Italia, e quella mi ricordo, però non mi ricordo so che dopo che ho finito di suonare c'è stata della vodka a fiumi, e lì diciamo che secondo me abbiamo rotto il ghiaccio tutti. Secondo me è fondamentale, comunque fa gruppo, perché chi beve non ha niente da nascondere, no? Si dice. Quindi eravamo tutti così, e la cosa divertente è che anche Max stesso, che adesso mi ammazza, sente questa intervista, me lo dice, pure lui era bello, capito? Eravamo tutti carichi, quindi no, è stato veramente bello, perché alla fine fai gruppo, questo è un gruppo di quelli seri, cioè non è un gruppo con pugnalata alle spalle, cioè siamo uniti davvero. Chi magari fa generi proprio diversi, chi non si parla neanche mai, però comunque quando ci si ritrova l'obiettivo è quello di mostrare quanto valiamo, e quindi è bello, una bella famiglia. La Trackstorm oggi è molto più grande rispetto ad anni fa, anche se tu sei entrato da poco, però
da come già hai risposto prima, hai sempre accennato ai tuoi colleghi. Ci spieghi come magari loro influenzano nel tuo stile e come, se molte volte ti danno anche una mano o tu dai una mano a loro. Come ho detto prima, essere qui dentro, venire qui ogni tanto, anche non essere stabili qui dentro, però ogni tanto passare, far sentire le tue idee, far sentire le tue cose è fondamentale, perché hai un confronto con persone che comunque fanno magari anche il tuo genere, producono musica di questo tipo, però il cervello è loro, quindi quello che sentono, quello che percepiscono non è quello che percepisci tu. Di conseguenza, essendo che comunque loro fanno musica, sanno farla, perché sono cazzi, la sanno fare, quindi sono sempre confronti molto costruttivi. Qui io mi relaziono soprattutto con i Sickest, Jacopo e Samuele, giustamente per il genere, però in generale con tutti. È capitato che facessi sentire tracce anche a Christian comunque. Ogni cosa è fondamentale, perché comunque è un team, quindi la musica deve nascere da te, l'idea deve nascere da te, tutto deve avercelo dentro tu. Il fatto però di portarla a persone che questa musica fanno da veramente tanti anni e avere un consiglio nel 100% dei casi è sempre costruttivo, quindi sono contento di questo, perché comunque io finora prima di entrare qui non potevo farlo, perché potevo confrontarmi solo magari online con colleghi che magari stavano a distanza di centinaia di chilometri. Per quanto ascoltassero la traccia, non è mai come essere qui in uno studio e sentirla tutti insieme, quindi sono molto contento anche di questo aspetto. Parliamo di Trackstorm come release. Non è ancora stampato, ma sarà imminente una tua prima traccia su Trackstorm, a parte il remix di Rewind per Mad Dog. Però sei parte attivissima del progetto Brutale, tant'è vero che l'ultimo EP Brutal Method era esclusivamente dedicato a te, tutto quanto Andy Decor. È una soddisfazione enorme per te. Ci mettiamo l'anima, difatti si è visto con la prima sala allo United Hardcore Forces a febbraio. La sala Brutale era veramente piena, cioè, io sinceramente non mi aspettavo, perché così tanto, la prima è una cosa nuova, comunque molte persone sono entrate nel locale senza sapere cosa fosse, cioè hanno letto sul volantino, sul flyer, ma hanno visto il logo, hanno visto il nome quella sera, erano tutti lì, cioè erano con la voglia di sentire cosa succedeva, cosa sta succedendo. Il prossimo passo è la sala Brutale ai 20 anni di Trackstorm al Florida a giugno. E secondo me ogni volta, ogni evento ci sarà, creerà sempre più aspettativa nella gente e più voglia di vedere cosa stiamo facendo, e dà soddisfazione, perché vuol dire che stiamo facendo bene essenzialmente. Ecco, sei un ragazzo giovane, sei un mio coetaneo, però come ti vedi fra 10 anni, soprattutto come vedi la Trackstorm tra 10 anni? La Trackstorm ne ha fatti 20, ne farà 30, ne farà 40, 50. Trackstorm, come la vedo io, è che la musica hardcore, comunque, essendo che è un genere musicale che è sempre vivo, perché non è mai morto, come sono morti tanti generi musicali, la musica elettronica, l'hardcore non muore, non c'è proprio verso, non muore, però ovviamente si modifica, per quanto alla gente dirà ma la musica di una volta, dipende che periodo è vissuto, una musica cambia sempre, deve evolversi, quindi si evolverà ancora e continuerà a crescere per forza. Sicuramente raccoglieranno altri artisti che entreranno da fuori, chi se lo meriterà ovviamente, quindi avrà un gran futuro insieme anche a Brutale. E io mi vedo sempre qui dentro, perché questa musica qui è la mia vita, ne ho fatto la mia vita, ne ho fatto un motivo di vita, e quindi non so come sarà, però non riesco a immaginarmi la vita senza, perché proprio non riesco proprio a focalizzare, sarei perso completamente. Io spero di essere sempre presente nella scena con la mia musica, facendo sì che piaccia alla gente, nel senso non voglio mai adattarmi a fare qualcosa per vendere, cioè io voglio che la gente percepisca che questa cosa sto facendo per passione, e quindi qualunque sia il risultato a livello di audience, a livello di party che frequenterai, l'importante per me sarà sempre avere davanti persone che riconoscono che tu sei lì per la tua passione e non per i soldi essenzialmente, anche se comunque è un lavoro. L'importante è che capiscano quanto ci stai mettendo tu il cuore in quello che fai, l'importante è questo, poi dove sarò non lo so, però sicuramente
in questa musica per forza. Ecco, col tuo avvento nella casa madre Sonic Solution stanno arrivando anche, oltre alle prime soddisfazioni discografiche, delle soddisfazioni di gig. Sappiamo che suonerai al Defcon e al Dance Valley. Sei pronto? Allora, io ho già suonato in party grandi, senza dubbio. Defcon è sicuramente il party più prestigioso fino a questo momento, il Dance Valley è un party altrettanto prestigioso. Per me è sempre la stessa cosa. Io quando arrivo su una console mi dimentico proprio di tutto. Cioè, sinceramente, è un po', sai, fa ridere dire va bene, sei davanti a 2000 persone, cosa cambia? Se sono 3000, 4000. Però io che ho davanti, io sono io. E quindi faccio quello che mi sento di fare. Quindi sì, sono pronto perché tanto non mi cambia nulla. Cioè, io sono solo contento di suonare lì. Sono molto felice del prestigio del party, ma nel momento in cui suono io lo faccio per la gente che sta sotto ad ammazzarsi, non vedono l'ora, no? Sono lì e quindi io sono sempre comunque do sempre il massimo, perché comunque in quel momento è la massima espressione di quello che facciamo. Quindi se non siamo pronti lì, la gente comunque potrebbe, cioè, lo nota. Cioè, tu comunque lì devi dare tutto quello che hai tu, che metti nella musica, devi tirarlo fuori quando suoni. Quindi mi ritengo pronto, poi saranno dei bei party sicuramente. Congratulazioni, e io ti ringrazio per questa intervista e auguri anche a te per questi 20 anni di Trackstorm. Ti ringrazio Wallid e niente ragazzi, state hardcore e andiamo avanti così. Ciao.